Benvenuti ad Annata 71, un viaggio indietro nel tempo fino al giorno di apertura di Magic Kingdom il 1° ottobre del 1971. Negli 11 episodi di Annata 71 vi racconterò la storia, le curiosità e gli aneddoti legati alle Opening Day Attractions, ovvero le 19 attrazioni aperte al pubblico nel giorno in cui Magic Kingdom aprì i suoi cancelli per la prima volta. Voglio iniziare questo viaggio alla scoperta della Magic Kingdom del 1971 proprio dall'ingresso del parco, dalla primissima attrazione che ognuno di noi nota ancora oggi ad ogni visita. Oggi parliamo della Walt Disney World Railroad. Come sappiamo dai numerosissimi documentari che tutti abbiamo visto, Walt Disney era un grandissimo amante dei treni, collezionava modellini in miniatura e non perdeva occasione per indossare il cappello da macchinista e andare a esplorare ferrovie per gli Stati Uniti. Pare addirittura che l'idea di creare Mickey Mouse gli venne mentre era su un treno. Alcuni addirittura affermano che senza l'amore di Walt per i treni, Disneyland e gli altri 11 parchi a tema non sarebbero mai stati creati. Walt infatti era stato inamovibile nella scelta di costruire una ferrovia che facesse il giro di tutto il parco durante la fase di progettazione di Disneyland. Se questo parco era la realizzazione di tutte le sue idee e la sua creatività, non potevano mancare i treni a vapore. Quando nel 67 Roy Disney decise di iniziare la costruzione di un resort simile a Disneyland in Florida, dopo la morte di suo fratello Walt, era già chiaro a tutti che la ferrovia, ancora una volta, sarebbe stata una delle attrazioni centrali del parco, un chiaro omaggio all'idea originale del suo creatore. La costruzione della Railroad fu affidata allo stesso progettista che aveva eseguito i lavori per quella di Disneyland, Roger E. Broggie. Nato nel 1908, Broggie iniziò la sua carriera lavorando come esperto di macchinari ad Hollywood, prendendo parte alla produzione di film di successo e lavorando con star del calibro di Charlie Chaplin, proprio agli esordi del mondo del cinema che conosciamo ora. Broggie entrò alla Disney nel 1939 come meccanico di precisione e nel corso della sua carriera si occupò di un sacco di progetti interessanti. Creò la ferrovia in miniatura nel giardino di Walt, quella che si vede in un sacco di documentari, creò gli effetti speciali per il film 20.000 leghe sotto i mari, la produzione Disney del 1954, poi supervisionò la costruzione del Matterhorn e della monorail di Disneyland e, tra le altre cose, ebbe anche il tempo di co-creare il primo audio animatronic con sembianze umane mai costruito, il famosissimo animatronic di Abraham Lincoln. Broggie fu nominato Disney Legend nel 1990 e morì nell'anno successivo. Dal marzo del 2007 a Roger Broggie è dedicata una vetrina sulla Main Street USA di Disneyland. Torniamo alla storia della Walt Disney World Railroad. A differenza di ciò che aveva fatto per Disneyland, ovvero aver costruito le prime 2 locomotive praticamente da zero, Broggie decise in questo caso di mettersi alla ricerca di locomotive a vapore già esistenti, optando dunque per risparmiare tempo e denaro data l'imminente apertura del parco. Grazie all'aiuto di uno storico delle ferrovie di nome Gerald Best, che gli indicò quali tipi di treni già esistenti potessero essere adatti al suo progetto, servivano infatti treni progettati per passare in spazi ristretti, non troppo alti e chiaramente a vapore. Nel 1969 Roger partì personalmente per il Messico per visionare dei vecchi treni caduti in disuso che erano stati utilizzati dalla United Railways of Yucatan. Queste locomotive, costruite dalla Baldwin Locomotives Works di Filadelfia, non solo avevano le caratteristiche giuste per Walt Disney World, ma erano anche relativamente economiche date le loro condizioni. Durante il suo viaggio, Roger finì per acquistare 5 locomotive a vapore alimentate a legna per un costo complessivo di $32.000. Queste furono poi spedite, insieme ad altre parti di ricambio, via nave cargo, passando per il Golfo del Messico fino ad arrivare in Florida. Ma queste locomotive avevano un problema: oltre ad essere in condizioni terribili, erano anche visivamente troppo moderne. Infatti erano tutte state costruite tra il 1916 e il 1925.
Questo era un po' discordante con l'area vintage che era stata pensata per il parco e dunque un gruppo di progettisti di Bay Lake, Florida, dovettero non solo occuparsi di ristrutturare le parti meccaniche delle locomotive, praticamente riconfigurandole per essere alimentate a diesel, ma anche per alterarne la parte esterna, per farla appunto apparire come le vecchie locomotive del 1880, usando sia parti originali che pezzi costruiti ad hoc per questo scopo. I costruttori poi dovettero anche equipaggiare i treni con delle carrozze passeggeri, che furono costruite da zero, 5 per ogni treno. Delle 5 locomotive acquistate, in realtà solo 4 uscirono come nuove da questo processo di ristrutturazione. La quinta, la più vecchia, non fu mai portata al parco. Furono salvati dei pezzi utili per la manutenzione delle altre 4 e poi fu spedita in California, dove fu conservata per un po' in un magazzino e poi purtroppo se ne persero le tracce dopo che venne venduta a qualcuno. Come dicevo, 4 treni a cui vennero attribuiti nomi molto importanti. Il primo, il più alto, è il Walter E. Disney, un chiaro omaggio al creatore. Il secondo si chiama Lily Bell, dedicato alla moglie di Walt. Il terzo, Roger E. Broggi, con il nome del progettista in persona. Ed infine il quarto ed ultimo treno, che però entrò in funzione solamente nel dicembre del 1971 a causa di un ritardo nel restauro, dedicato a Roy O. Disney, il fratello di Walt. Dalla sua apertura nel 1971 si può dire che la Walt Disney World Railroad è la ferrovia a vapore più famosa nel mondo, con quasi 4 milioni di passeggeri ogni anno. Purtroppo la Walt Disney World Railroad non è al momento operativa, infatti dal 3 dicembre 2018 la Railroad è chiusa a causa della costruzione di Tron. Il tracciato esterno del coaster infatti passerà molto vicino alla ferrovia e dunque per agevolare i lavori di costruzione gli Imagineers sono stati costretti non solo a chiudere la Railroad ma anche a rimuovere segmenti dei suoi binari. Complessivamente la ferrovia di Magic Kingdom ha un tracciato di circa 2 km e 400 metri e fa un giro completo attorno al Magic Kingdom, fermandosi in 3 stazioni. Quella all'entrata, la Main Street Station, che è modellata secondo una stazione molto famosa, quella di Saratoga Springs a New York, che ha uno stile vittoriano ed è l'unica stazione che era già presente nel 1971. Poi c'è quella di Frontierland e quella di Fantasyland, che furono costruite successivamente. La stazione di Frontierland ha una storia del tutto particolare, infatti fu aperta nel 1972, fu demolita nel 1990 per fare spazio a Splash Mountain e poi ricostruita poco lontano. Dunque la Frontierland Station che vediamo ora nel parco non solo non era presente nel 1971, ma non è nemmeno l'originale costruita poco dopo. Stessa sorte per quella di Fantasyland. Costruita successivamente all'apertura della Railroad, le fu cambiato nome diverse volte e fu anch'essa demolita e ricostruita nel 2012, quando finalmente prese le sembianze che ha ora in armonia con la land a cui appartiene. È possibile salire e scendere dal treno ad ognuna di queste 3 stazioni, anche se un giro completo, che è l'esperienza consigliata, impiega più o meno 20 minuti a fare il giro del parco. In un giorno di affluenza normale ci sono sempre 2 treni in movimento, mentre nei giorni di massima affluenza ne vengono impiegati 3. Chiaramente la Railroad ha anche tutto uno spazio backstage dove le locomotive e i treni subiscono la normale manutenzione e questi spazi sono solitamente visitabili come parti di un tour in inglese molto particolare. Questo tour si chiama The Magic Behind Our Steam Trains ed è un'esperienza di 3 ore al costo di $54 oltre al costo di entrata del parco. In questo tour si ha l'esclusivo accesso ai locali di manutenzione, si possono osservare gli ingegneri nel corso del loro lavoro di tutti i giorni ed ascoltare la storia di Walt Disney e le ragioni per cui i treni ebbero così tanta importanza nella sua vita. A causa della chiusura temporanea della Railroad, anche questi tour sono sospesi, ma sicuramente torneranno appena la ferrovia riaprirà di nuovo. Spero che questo primo episodio di Annata 71 dedicato alla Walt Disney World Railroad vi sia piaciuto e vi do appuntamento al secondo episodio tra 2 settimane. Vi ricordo poi il solito appuntamento con le news tutti i lunedì
E se non volete perdere nessuno dei miei episodi, ricordatevi di seguire il podcast su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma audio che stiate usando in questo momento. Se volete commentare questo episodio o mettervi in contatto con me, mi trovate su Instagram, Twitter, Facebook al nome Aperitivo WDW. Al prossimo episodio!